L'attenzione dal capitolo precedente, focalizzato sulla sorte di Kashka rapita dal falco di luce, si sposta nuovamente su Guts e la ciurma sopravvissuta alla tragedia di Skellig. Questa volta fatemi fare una premessa diversa dal solito. Vorrei innanzitutto esprimere apprezzamento sulla parte estetica di questo nuovo capitolo, che merita veramente tanta lode. È un parere puramente soggettivo e prendetelo per quello che è, ma dal ritorno di Berserk reputo che questo sia uno dei capitoli più belli. Lo staff di Miura, capitanato da Koji Mori, si è veramente immortalato. Ma come vedremo, queste pagine non splendono solo per l'estetica, ma anche per quello che succede. E cosa succede nel 373? Le pagine si aprono su Isidoro e Serpico, con quest'ultimo che riprende il ragazzo dicendogli che è pericoloso rimanere fuori. Mentre dialogano, si sente benissimo quanto siano provati per quello che è successo, si percepisce chiaramente tutto lo sconforto. Serpico però ci mette in avviso di quello che sta per accadere ad opera della piccola Shirke. La strega infatti, al centro di una sorta di cerchio alchemico, si sta preparando ad eseguire un rituale magico attraverso il quale, a suo dire, tenterà di mettersi sulle tracce di Kashka. L'isola di Skellig è sprofondata assieme al grande albero dello spirito e con esso non solo abbiamo visto svanire tante creature, ma quanto ci dice sempre Serpico, molte streghe hanno perso anche le loro capacità magiche. Griffith probabilmente ha proprio come obiettivo quello di distruggere ogni legame che il mondo umano ha con il mondo astrale, lasciando vivo solo l'albero presente a Falconia in modo da avere il totale controllo su questo aspetto. Fortuna vuole che tale effetto, per via del fatto che erano lì come visitatori, non abbia intaccato anche la magia della piccola Shirke, lasciando così ai nostri una possibilità, una flebile speranza. Il corpo astrale di Shirke si proietta per tentare di individuare Kashka. Il suo corpo fisico rimane sopito all'interno del cerchio vegliato dal gruppo. Bello anche il fatto che per questo rituale vengano coinvolti anche personaggi non legati alla magia come Roderick e Magnifico. Anche a loro viene chiesto di concentrarsi per contribuire all'incantesimo. Shirke riesce così a proiettare la propria coscienza fino all'orizzonte, riuscendo a comprendere verso quale direzione il sentiero del drago va a convogliare tutta la sua energia, rivelandoci che c'è un solo posto al mondo in cui tutta quell'energia si può concentrare. La scena cambia e ci riporta a Guts che è ancora lì, che giace nel pieno della disperazione con davanti a sé immobile l'ammazzadraghi. Un occhio fiammeggiante, un'immagine che non c'è nuova, inizia a materializzarsi sulla lama della spada. Davanti ai nostri occhi, a quelli di Guts, si presenta in tutta la sua oscura forma la bestia che precedentemente, se avete letto i capitoli, in una breve scena avevamo visto rompere le catene. Ora è lì, libera, accucciata sull'ammazzadraghi e come un diavolo tentatore, si rivolge al guerriero nero proponendogli qualcosa di allettante: il potere. Ho subito notato una sottile particolarità in questo suo modo di fare. Cercate di seguirmi. La bestia non cerca di possedere Guts con la forza provando ad aggredirlo, ma aspetta che sia lui stesso a cedere compiendo una scelta. Lei sa bene cosa vuole Guts, la forza per poter reagire, per poter combattere, e proprio come un diavolo lo esorta a prendere una decisione. Fa anche molto di più. Guts prova a reagire afferrando la spada, ma sulla sua lama, nella stessa posa che ricorda una vecchia scena dell'epoca d'oro, appare la visione di Griffith. Allucinazione sicuramente provocata dalla bestia proprio per ricordargli qual è il suo vero obiettivo e spingerlo a cedere alle sue richieste. Ora, non sembra anche a voi lo stesso modus operandi con cui nella lontana eclissi veniva tentato Griffith spingendolo a compiere una scelta? Anche il porre come una sorta di visione l'obiettivo da raggiungere, nel caso di Griffith il castello, è molto similare se ci riflettiamo. Certamente il parallelismo c'è, ma non voglio con questo insinuare un qualche tipo di collegamento tra le due cose. Dico solo che ancora una volta, e badate bene che questa cosa è molto presente e marcata in Berserk, la possibilità di compiere il bene o il male si riduce a una scelta.
Un metodo, quello dello scegliere, su cui l'opera ha sempre giocato, perché dover far prendere una decisione a un personaggio crea l'idea che ci sia il libero arbitrio, per quanto poi, sin dalle prime pagine, ci viene ricordato che appunto il libero arbitrio è solo un concetto illusorio. La bestia continua ricordando a Guts il fatto che lui è limitato da quel marchio e quindi deve cedere perché dalle carni, alle ossa, al sangue, ogni cosa di lui gli appartiene. Deve arrendersi alla follia, lasciando che la bestia divori la sua ragione. E per rispondere alle richieste arrivatemi in privato che mi domandavano se secondo me questo prima o poi accadrà, la mia risposta secca è sì. La bestia stessa disse che un giorno sarebbe diventata talmente forte da non poter essere più controllata. Magari non lo vedremo adesso, magari non in questo momento, ma io credo che prima o poi ciò avverrà, specialmente per come si stanno mettendo le cose, e non so esattamente in che modo o se Guts potrà poi tirarsene fuori. Comunque ripeto, scene disegnate veramente in maniera eccelsa, la cura dei dettagli veramente notevole, proprio la bestia, mostrata in tutta la sua malevole bellezza, è stata una delle mie tavole preferite. Il capitolo termina con un ultimo colpo di scena. La nave viene attaccata da un gruppo di pirati che sembrerebbero essere Kushan. Non vediamo chi c'è a capitanarli, li vediamo solo attaccare con l'utilizzo di fumogeni. Però gli occhi vitrei ci lasciano intuire che probabilmente questi guerrieri sono posseduti o che magari, chissà, sono sotto effetto di qualche tipo di controllo mentale. L'ultima pagina mostra questi soldati spalancare la porta della stiva, dove davanti a loro giace a terra, apparentemente incosciente, Guts. Sono stati in molti ad ipotizzare che dietro ci sia Griffith, visto che tra le sue fila, dopo la vicenda con Ganishka, ci sono appunto molti ex soldati dell'impero Kushan. Io propendo più a credere che per quanto sia vero che su quella nave ci sono personaggi come Shirke che possono rappresentare un ostacolo da eliminare per il falco, dietro a questo assalto possa invece celarsi proprio Daiba, magari con l'obiettivo di rapire in qualche modo e trascinare ad est il guerriero nero. Cosa che aprirebbe altri scenari e sviluppi molto interessanti, visto che in quella direzione, come abbiamo letto precedentemente, si sta dirigendo anche Griffith. Questo è quanto. Purtroppo a quanto pare per il nuovo capitolo non ci sono rilasci di date e questo ci ripiomba nuovamente in attesa. Secondo voi come potrebbe proseguire la vicenda? Prima di salutarvi e di rimandarvi al prossimo video, vi ricordo che questo mese usciranno nuove analisi su Berserk, incluso anche un grande ritorno, la rubrica dedicata alle teorie. Mi raccomando quindi, non mancate. Saluto gli abbonati che anche questo mese hanno continuato a sostenere questo canale, ringrazio anche tutti voi per aver visto questo video fino alla fine e non mi resta che augurarvi buona vita a tutti.